Le mani di Marco De Luca tremavano mentre osservava la donna incinta attraversare la piazza del paese. Non era per il freddo, il sole calabrese bruciava sopra la testa, ma per 3 giorni senza un pasto decente e la consapevolezza che stava per fare di nuovo qualcosa di terribile. L'aveva osservata per 20 minuti. Portava una borsa di pelle costosa, del tipo che sua madre possedeva prima che tutto crollasse, prima dei debiti di suo padre, prima della condanna per furto, prima che i suoi fratelli impacchettassero le loro vite in scatole e sparissero a nord, a Milano, lasciandolo indietro come spazzatura sulla montagna. Marco aveva 38 anni, ma ne dimostrava 50. La sua casa di pietra più in alto sulla montagna stava crollando come la sua vita. Niente elettricità per la maggior parte dei giorni, niente famiglia, niente futuro. Solo vino a buon mercato, sigarette rubate e il fantasma di chi era quando la gente gli diceva ancora buongiorno in piazza. La donna, Elena, aveva sentito qualcuno chiamarla, era forse al 7° mese di gravidanza. Si muoveva con attenzione, una mano sulla pancia, l'altra che stringeva quella bella borsa. Indossava una collana d'oro che catturava la luce, oro vero, il tipo che avrebbe potuto sfamarlo per mesi. Solo questa volta, si disse, un'altra volta, poi smetterò, troverò lavoro, mi rimetterò in sesto. La stessa bugia che si raccontava da 5 anni. Elena svoltò in via Santa Lucia, una stradina stretta lontana dalla folla del mercato. I piedi di Marco si mossero prima che la sua mente potesse obiettare. La seguì nell'ombra tra i vecchi edifici, il cuore che batteva forte. «Signora», chiamò la voce ruvida. Lei si girò, sorpresa. I suoi occhi si spalancarono, non solo per paura, ma per riconoscimento. Lo conosceva, o aveva sentito parlare di lui. Il nome De Luca portava ancora peso in questi paesi, ma ora era il peso della vergogna. «Mi dia la borsa», disse Marco, cercando di sembrare minaccioso, ma sentendo solo disperazione nella propria voce. «No». La voce di Elena era ferma, forte. Fece un passo indietro. «Mi lasci in pace. Non voglio farle del male. Me la dia e basta». «No!» Strinse la borsa più forte, l'altra mano protettiva sulla pancia. Qualcosa si roppe dentro Marco in quel momento. L'orgoglio, forse, o quel che restava della sua dignità. Si lanciò in avanti e afferrò la cinghia di pelle. Elena urlò e tirò indietro. Lottarono 2 persone bloccate in una terribile danza sui San Pietrini. «Lascia andare», gridò Marco. «Aiuto, qualcuno mi aiuti!» La voce di Elena rimbalzò sui muri di pietra. Marco tirò più forte. I piedi di Elena scivolarono. Tutto accadde a rallentamento. I suoi occhi che si spalancavano, il suo corpo che si inclinava indietro, le sue mani che rilasciavano la borsa per proteggere lo stomaco. Cadde. Il suono della sua testa che colpiva i San Pietrini era qualcosa che Marco avrebbe sentito per il resto della sua vita. Rimase immobile, il sangue che si raccolleva sotto la sua testa, la mano ancora appoggiata sulla pancia incinta. Marco rimase congelato, la borsa di pelle tra le mani, fissando ciò che aveva fatto. «Madonna Santa», sussurrò, «cosa ho fatto?» La strada era vuota, nessun testimone, solo lui e la donna che poteva essere molta perché voleva soldi per il vino. Marco si inginocchiò accanto a Elena. Le sue mani rimasero sospese su di lei, con paura di toccare, con paura di confermare ciò che già sapeva. Il sangue si diffondeva lentamente sulle pietre antiche, scuro e terribile. «Signora, signora, mi sente?» La voce gli si spezzò. Niente. Il suo petto si alzava e abbassava, appena, così appena che non era sicuro se l'avesse immaginato.
Il suo viso era pallido, le labbra leggermente aperte. Il bambino, Dio mio, il bambino. Avrebbe dovuto correre a chiedere aiuto, chiamare un'ambulanza, urlare per qualcuno, chiunque. Ma la sua mente criminale stava già calcolando. Se moriva, questo non era più un furto, questo era omicidio. Lo avrebbero rinchiuso per sempre. Il suo DNA era sulla borsa, le sue impronte digitali ovunque. La gente nel paese conosceva il suo viso, conosceva la sua reputazione. Se moriva, era finito. Il pensiero che venne dopo lo fece vergognare anche mentre agiva. Se sta già morendo, nessuno può salvarla comunque. Ma io posso ancora salvare me stesso. Marco si guardò intorno freneticamente. La casa colonica abbandonata, quella che il vecchio signor Benedetti lasciò quando morì 3 inverni fa. Nessuno ci andava più, tranne i pastori nei mesi più freddi. Era aprile, nessuno avrebbe guardato là. Prese la sua decisione. Infilando le braccia sotto le spalle di Elena, Marco trascinò il suo corpo inerte giù per il vicolo. Era più pesante di quanto si aspettasse, il peso di 2 vite invece di una. Il senso di colpa cercò di emergere, ma lo spinse giù, 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 dove teneva tutte le altre cose che non poteva sentire. La casa colonica era a 200 metri fuori dal paese. Ogni metro sembrava 1 chilometro. Il sudore colava sul viso di Marco. 2 volte dovette fermarsi, certo di aver sentito passi, voci, ma il pomeriggio rimase silenzioso. Anche Dio aveva distolto lo sguardo. Dentro la casa colonica l'oscurità l'inghiottì, puzzava di muffa e deiessioni animali. Marco distese Elena in un angolo, la sua testa inclinata in un angolo innaturale. Controllò il polso con dita tremanti. C'era, debole, ma c'era. È viva, chiama qualcuno, c'è ancora tempo. Ma invece Marco guardò la borsa di pelle ancora stretta nell'altra mano. Quasi contro la sua volontà l'aprì. Dentro un portafoglio con forse 50 euro. Un telefono, avrebbe dovuto distruggerlo. E poi il respiro si fermò. Una spessa collana d'oro, pesante e decorata. 2 fedi nuziali, un paio di orecchini d'oro, un braccialetto con piccoli diamanti, gioielli di famiglia, cimeli, valeva più di quanto Marco avesse visto in 5 anni. Fissò l'oro, poi la forma inconsciente di Elena. Sono già dannato, pensò. Se muore sono un assassino, che prenda questo o no, e se vive e mi ricorda andrò comunque in prigione. Almeno così posso sopravvivere un po' più a lungo. La logica di un uomo disperato. Marco mise in tasca i gioielli, prese il telefono di Elena e lo fracassò contro il pavimento di pietra. Poi uscì dalla casa colonica senza guardarsi indietro, lasciandola nell'oscurità. Mentre risaliva la montagna verso casa, Marco si disse che sarebbe andata bene. Qualcuno l'avrebbe trovato, il paese avrebbe cercato. Sarebbe sopravvissuta e lui sarebbe stato lontano, con abbastanza soldi per ricominciare da qualche altra parte. Quasi ci credette. Quella notte Marco sedette in casa sua contando l'oro a lume di candela, bevendo vino che aveva comprato con i 50 euro e cercando di non pensare a una donna incinta che giaceva da sola in una casa colonica, morenda per colpa sua. Al mattino si era convinto di non aver avuto scelta. Alessandro Vitale stava caricando sacchi di cemento sul suo camion quando il telefono squillò. Il numero di Elena. Sorrise. Probabilmente chiamava per dirgli cosa voleva per cena o per lamentarsi di nuovo delle caviglie gonfie. 7 mesi incinta e ancora insisteva ad andare al mercato da sola. «Amore», rispose, pulendosi la polvere di cemento dalle mani. Respiro pesante, affannoso, poi un suono che gli gelò il sangue, un rantolo debole, disperato, che poteva essere il suo nome. «Elena, Elena, dove sei? Cosa c'è che non va?» La linea cadde. Il telefono di Alessandro mostrava l'ultima posizione prima che la chiamata si interrompesse.
Le sue mani tremarono mentre ingrandiva la mappa. La vecchia casa colonica dei Benedetti. Perché dovrebbe essere lì? Corse al suo camion, abbandonando il cantiere, i suoi colleghi che gli gridavano dietro. Il viaggio di 15 minuti ne impiegò 8. Alessandro guidava come un pazzo, pregando ogni santo che riusciva a ricordare. Santa Maria, Madre di Dio, per favore, fa che stia bene, per favore, proteggi la nostra Lucia. Avevano già scelto il nome, Lucia, come la nonna di Elena, dovuta tra 2 mesi. Una bambina con gli occhi di Elena, sperava, il suo primo figlio, il loro miracolo dopo 3 anni di tentativi. La casa colonica apparve tra gli alberi. Alessandro frenò bruscamente e corse dentro, urlando il nome di Elena. La trovò nell'angolo, appena cosciente, il vestito inzuppato di sangue. No, 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 no! Alessandro si lasciò cadere accanto a lei, le sue mani che le passavano sopra il corpo, con paura di farle più male. Elena, amore mio, sono qui, sono qui. Gli occhi di lei si aprirono tremolanti. Alessandro, sussurrò, il bambino, salva il bambino. Entrambi, sto salvando entrambi. La stava già sollevando, correndo verso il camion. Resisti, resisti e basta. Il viaggio verso l'ospedale nella città vicina fu i 20 minuti più lunghi della vita di Alessandro. Elena entrava e usciva dalla coscienza. Lui le teneva la mano mentre guidava con l'altra, parlando costantemente, implorandola di rimanere sveglia. Ricordi il nostro matrimonio, eri così bella, e la luna di miele a Sorrento, mi hai fatto ballare sulla spiaggia anche se non ho ritmo. Resta con me, amore, nostra figlia ha bisogno di te, io ho bisogno di te. All'ospedale medici e infermiere si affollarono, portarono via Elena su una barella, mentre Alessandro rimaneva impotente nel corridoio, le mani coperte del suo sangue, il cuore che si frantumava ad ogni secondo che passava. 3 ore dopo un medico emerse. Il suo viso disse tutto ad Alessandro prima che parlasse. Sua moglie è stabile, abbiamo fermato l'emorragia, si riprenderà. Le ginocchia di Alessandro quasi cedettero per il sollievo, e il bambino, la nostra Lucia. L'espressione del medico cambiò. Mi dispiace molto, signor Vitale. Il trauma era troppo grave, non siamo riusciti a salvare sua figlia. Il danno alla placenta, non c'era niente che potevamo fare. Il corridoio si inclinò, Alessandro afferrò il muro per sostenersi. No, si sbaglia, controlli di nuovo, per favore, controlli di nuovo. Mi dispiace molto. Alessandro non ricordò di essere caduto in ginocchio, non ricordò il suono che uscì dalla sua gola, qualcosa tra un urlo e una preghiera. Sua figlia, la sua Lucia, scomparsa prima che potesse tenerla. Quando finalmente lo lasciarono vedere Elena, lei era sveglia, le lacrime che scorrevano silenziose sul viso. Sapeva già, una madre lo sa sempre. «Chi ha fatto questo?» chiese Alessandro, la voce vuota. La mano di Elena strinse la sua voce era debole, ma chiara. «Marco De Luca, dalla montagna, conosco il suo viso, tutti conoscono la famiglia De Luca». Il dolore di Alessandro si trasformò in un istante in qualcosa di più oscuro, più duro. «Lo troverò, lo giuro sull'anima di nostra figlia, lo troverò». Una settimana dopo, Marco sedeva fuori dalla sua casa di montagna fumando una sigaretta costosa. Tabacco vero, non il tipo economico da arrotolare. I gioielli d'oro avevano portato abbastanza soldi per vivere bene per mesi. Aveva persino comprato vino buono, il tipo che suo padre beveva prima che i debiti lo consumassero. Cercava di non pensare alla donna. I giornali dicevano che era sopravvissuta. Nessuna menzione del bambino. Marco si disse che erano buone notizie. Il bambino doveva stare bene anche lui. Tutto sarebbe andato bene. Nessuno era venuto a cercarlo.
Forse non ricordava, forse era stata troppo spaventata per vedere chiaramente il suo viso. Il suono di veicoli che salivano la strada di montagna frantumò la sua illusione. 2 auto dei carabinieri apparvero, polvere che si alzava dietro di loro. La sigaretta di Marco cadde dalle dita. Il suo primo istinto fu di correre, ma dove? Le montagne non avevano vie di fuga che potessero raggiungere prima che lo prendessero. 3 uomini scesero, 2 ufficiali in uniforme e un civile, un uomo dell'età di Marco con occhi pieni di omicidio. Il marito. «Marco De Luca?» chiamò l'ufficiale più anziano. «Dobbiamo portarla con noi per un interrogatorio riguardo un caso di aggressione». «Non so di cosa stiate parlando». La voce di Marco uscì sbagliata, troppo alta, troppo difensiva. Il suo vicino l'ha identificata, la vittima l'ha identificata. Abbiamo testimoni che l'hanno vista al mercato quel giorno. Il tono dell'ufficiale era professionale, ma la sua mano riposata sull'arma. «Possiamo farlo pacificamente o ha ucciso mia figlia». La voce di Alessandro tagliò come una lama. Fece un passo avanti, il suo corpo che tremava di rabbia appena contenuta. La mia Lucia doveva nascere tra 2 mesi, aveva un nome, avevamo dipinto la sua stanza di giallo, e tu... La voce si spezzò. Marco sentì il mondo inclinarsi. Il bambino, non sapevo. L'hai lasciata morire. Alessandro si lanciò in avanti. Gli ufficiali lo afferrarono, ma la sua angoscia riempì l'aria di montagna. Hai trascinato mia moglie in quella casa colonica come spazzatura e hai preso i suoi gioielli mentre sanguinava. Non intendevo, è stato un incidente. Un incidente! Hai rubato a una donna incinta, l'hai lasciata per morta. Alessandro lottò contro la presa degli ufficiali. Dove sono i gioielli, bastardo? Dov'è la collana di mia nonna? Gli occhi di Marco si diressero involontariamente verso la sua casa. Quello sguardo fu sufficiente. Un ufficiale entrò. Momenti dopo emerse tenendo la collana d'oro, le fedi nuziali, tutto. Prova inconfutabile. «No», Marco indietreggiò verso la sua casa. «No, non capite, avevo bisogno, ero disperato». «Siamo tutti disperati», gridò Alessandro. «Lavoro nell'edilizia 12 ore al giorno, mia moglie pulisce case, non siamo ladri, non siamo assassini». «Non sono un assassino, lei è viva». «Mia figlia, no». Le parole rimasero sospese nell'aria di montagna come una maledizione. Marco vide il suo riflesso nell'odio di Alessandro. Si vide com'era veramente. Non un sopravvissuto, non qualcuno che faceva ciò che era necessario. Un mostro che aveva ucciso una bambina innocente per oro che aveva già speso in sigarette e vino. «Viene con noi», disse l'ufficiale, avvicinandosi con le manette. «Signor De Luca, non renda tutto più difficile». La mano di Marco trovò il coltello da cucina che aveva lasciato sul tavolo esterno quella mattina. Non lo pianificò, non pensò, lo afferrò e lo tese con mani tremanti. «State indietro, tutti voi, state indietro!» «Metta giù il coltello», comandò l'ufficiale, estraendo l'arma. Ma Alessandro non stava ascoltando i comandi. Si liberò dal secondo ufficiale e caricò Marco con il dolore di un padre trasformato in furia. «Mi hai portato via tutto!» Si scontrarono. Il coltello balenò. Qualcuno urlò. Marco sentì un dolore bruciante nell'addome e guardò in basso per vedere sangue che si diffondeva sulla sua camicia. Il suo sangue questa volta. Il coltello si era girato nella lotta e ora era conficcato nel suo stomaco. Crollò sul terreno polveroso, il sole calabrese che bruciava sopra, proprio come il giorno in cui aveva distrutto tutto. Marco giaceva a terra, fissando il cielo, il suo sangue che si mescolava con la polvere di montagna. Il dolore nell'addome non era niente in confronto al peso che gli schiacciava il petto.
la piena realizzazione di ciò che aveva fatto, di ciò che era diventato, di ciò che aveva distrutto. «Ambulanza! Chiamate un'ambulanza!» Un ufficiale stava gridando nella sua radio, mentre l'altro tratteneva Alessandro, che era crollato in ginocchio, singhiozzando. «Mia figlia!» Alessandro continuava a ripetere. «La mia Lucia! La mia bambina!» Marco girò la testa e guardò quest'uomo, questo padre, la cui vita aveva frantumato per una manciata d'oro già speso in sigarette. Voleva dire che gli dispiaceva, che non intendeva che accadesse niente di tutto ciò, che era disperato, distrutto, perduto. Ma le parole gli si bloccarono in gola perché sapeva che non significavano niente. Dispiacersi non poteva riportare indietro Lucia. Dispiacersi non poteva annullare il momento in cui Elena cadde. Dispiacersi era solo un'altra bugia che si raccontava. L'ambulanza arrivò. I paramedici lavorarono velocemente, premendo bende contro la sua ferita, caricandolo su una barella. Mentre lo portavano oltre Alessandro, i loro occhi si incontrarono. Marco non vide perdono lì, solo vuoto dove prima viveva la speranza. «I gioielli», sussurrò Marco agli ufficiali. «Dentro, tutto è dentro, c'è tutto». Come se restituire oro rubato potesse bilanciare le bilance, come se qualcosa potesse. 3 mesi dopo, Elena Vitale salì lentamente i gradini della chiesa di San Giuseppe nel paese. Il suo corpo era guarito, ma qualcosa dentro rimaneva rotto. Sarebbe sempre rimasto rotto. Alessandro le teneva il braccio, stabile e presente, anche se i suoi occhi portavano lo stesso sguardo perseguitato del suo. Dentro la chiesa accesero una candela per Lucia. Solo una candela per la figlia che non tennero mai, non sentirono mai piangere, non videro mai fare i primi passi. Elena posò un piccolo orsacchiotto giallo accanto alla candela, quello che avevano comprato per la cameretta. «Buon compleanno, piccola mia», sussurrò Elena. «Avresti avuto 3 mesi oggi». La mano di Alessandro trovò la sua. Rimasero in silenzio, 2 persone che imparavano a portare un peso impossibile insieme. Fuori dalla chiesa, il paese continuava la sua routine mattutina. Nel caffè, vecchi uomini discutevano del processo. Marco De Luca era stato condannato a 15 anni per aggressione, furto e omicidio colposo. Alcuni pensavano fosse troppo, altri pensavano non fosse abbastanza. Ma tutti erano d'accordo che il nome De Luca era finito ora, qualunque rispetto comandasse una volta, sepolto sotto vergogna e tragedia. In un letto d'ospedale carcerario 2 città più in là, Marco fissava il soffitto, la sua ferita che guariva, ma il suo spirito distrutto oltre ogni riparazione. Nessuna famiglia visitava, i suoi fratelli non risposero mai alle lettere. Gli altri detenuti sapevano cosa aveva fatto. Non c'è onore tra i ladri quando si tratta di ferire donne incinta. Ogni notte Marco sognava quel momento. Elena che cadeva, il suono della sua testa che colpiva la pietra, e una bambina di nome Lucia che non arrivò mai a vedere la stanza gialla che i suoi genitori avevano dipinto per lei. Il prete del carcere visitò una volta, offrendo confessione e redenzione. Marco lo mandò via. Alcuni peccati, aveva appreso, erano troppo pesanti per il perdono. Alcune scelte marchiano la tua anima permanentemente, come cicatrici che non vaniscono mai. Nel paese la vita continuò. Elena tornò al lavoro alla fine, anche se evitava la piazza del mercato. Alessandro si buttò nel suo lavoro di costruzione, costruendo cose con le mani, perché era l'unico modo per sentire che stava creando qualcosa, invece di portare perdita. Avrebbero provato di nuovo un giorno, dicevano i medici, un altro bambino, un'altra possibilità. Ma la stanza gialla di Lucia rimase intatta, un santuario alla figlia rubata dall'avidità di un uomo disperato. E all'alto sulla montagna la casa di pietra rimaneva vuota, crollando lentamente come tutto ciò che la famiglia De Luca era una volta. I paesani la evitavano ora, dicevano che portava sfortuna. I bambini si sfidavano ad avvicinarsi, ma non entravano mai.
Alcuni luoghi, come alcune persone, sono perseguitati dalle scelte fatte al loro interno. Chi semina vento raccoglie tempesta. Il vecchio detto italiano si dimostrò vero. Marco aveva seminato vento e raccolto la tempesta, non solo per se stesso, ma per tutti coloro che la sua disperazione toccò. Una donna incinta che sopravvissù ma persa suo figlio, un padre che non avrebbe mai tenuto sua figlia, una famiglia distrutta, una comunità segnata. E alla fine Marco imparò ciò che sua madre aveva cercato di insegnargli tanto tempo fa, che non siamo definiti dalle nostre circostanze, ma dalle nostre scelte quando le circostanze premono forte contro noi. Aveva scelto male, e alcune scelte, una volta fatte, non possono mai essere annullate.